Abbiamo la piccola ciociara qua. Abbiamo 38 gradi all'ombra e stiamo per andare a mangiare dei tortellini in brodo. No! Se li hanno, sì. Abbiamo portato all'Osteria di Medicina. In questi locali già dal 1700 c'era un'attività commerciale, ma era il mercato del pesce del paese. A oggi è un'osteria gestita con cucina prevalentemente tradizionale. Soprattutto c'è un piatto che non vi potete far scappare se venite qua, e adesso imparate qual è fra un attimo. Questo per il piatto mitico aiuterà assai. Pinge assai. Buono? Tanto voi quello che serve per sapere se è buono o non è buono, ragazzi, che stiamo a fare dei preamboli inutili. C'era scritto sul mio menù che sono tutti carciofini selezionati e lavorati uno a uno a mano. Perché vedi che panzione, guarda che bello. Questa è una quantità di struglino che secondo me dobbiamo già chiedere dell'altro pane. Questi sono piccoli confetti di maiale. Questo si chiama strolghino ed è un salame tipico delle zone di Parma e Piacenza. Il bello è che è molto morbido, si mangia e si scioglie in bocca come se fosse un confettino di maiale. Ah, e visto che ci siamo, qui c'è la parte proprio del cuore del carciofo e hanno tolto via tutte le parti più dure delle foglie fuori. Ovviamente cosa ve lo dico a fare? Questo è il friggione, che è un contorno tipico, un piatto tipico bolognese. Fanno ovviamente con le cipolle di Medicina, che sono speciali, e come dice lo chef quelle sono the meglio in the mondo perché loro le fanno con una procedura, una pentola particolare. Cuoce questo friggione tipo 8 ore, più di un ragù, e viene fuori una cosa che è non semipoetica ma poetica proprio, cioè guardate che cos'è. Questa è mezza porzione. Allora, pane, svalangata di friggione. Mamma mia! Le cipolle di Medicina, allora io di friggioni ovviamente ne ho già sentiti diversi nella mia vita, incluso anche quello che faccio io ovviamente, però se devo essere sincera, oltre sicuramente al tipo di cottura che hanno, ma la cipolla di Medicina ha un qualcosa in più. È saporito ma bilanciato, si sente il dolce della cipolla, il pomodoro è veramente eccezionale. E ci diceva il cameriere che dentro questo friggione c'è anche il gambuccio del prosciutto di Langhirano. Da provare. Allora, io adesso voglio provare un carciofino. Allora, dare un carciofino di questi qua è una prova di grande amore. Una caramella di carciofo, spettacolare. Per quanto riguarda il cappelletto
spaghetto da mescolare bene. Qui si amalgama tutto, per l'acciuga con il burro usato alla base e questo crumble di pane. Intanto partiamo subito con una bella amalgamatura che accarezzano la mia forchetta sposandosi in un mantello di bontà. Perché questo sembra un tortellino ma non lo è. Ha una vasta consistenza, è stupendo, è saporito ai massimi, c'è del burro, si sente l'acciuga, il sapore proprio spicca, esplode. Non so se si vede da qualche parte, si vede un po' di pan grattugiato, che è quella parte che ti dà lo scrocchiarello, che è fantastico. Salve! Ho dato il messaggio, grazie mille. Complimenti per sono tutto, una roba. una roba eccezionale. Grazie. Non mi ricordo la nonna come si chiama. La nonna Iole. Iole Boia. Di origini ferraresi, si è spostata a Bologna perché io non sono di qua di medicina, sono da 13 anni qua a medicina, questa osteria fa i 40 anni il 1° settembre. Questa è la porzione piccola ed è una montagna, una montagnetta, una collina di tagliatelle all'ortica con il ragù della nonna. Per una grande fame ci vuole un grande piatto grande. Vabbè, comunque avete capito. Mi si avvicini che devo arrotolare le tagliatelle. Ah, la temperatura della lava. Allora, quando la tagliano, la tirano a mattarello e la tagliano a coltellina, si vede perché vedete che non è tutta identica di taglio e questi ci sono i culetti della sfoglia nella parte in cui è rotonda. Pasta è eccezionale e si sente l'ortica perché spesso nella pasta verde all'ortica si sente poco il sapore dell'ortica, invece qua si sente. Il profumo arriva fino qua. È bello sapido, non è un ragù bolognese classico, ma è veramente squisiterrimo anche questo. E tutto insieme questo qui è un piatto di tagliatelle che vale sicuramente la pena di essere mangiato, soprattutto perché è raro che nei ristoranti vengano portati piatti della tradizione, molto spesso ve ne facciamo vedere delle valangate, ma i piatti di famiglia è molto più difficile e quindi anche solo per quello vale la pena un girettino. Arriva attrezzata! La grattugia così non l'avevo mai vista. Grazie mille. Poi senti come ruota, Cosa devo fare con questo qui? 2 secondi in bocca, poi la schiaccio. Guardando negli occhi. La signora. Congelata completamente, particolare. Speso la modica cifra di 70 euro. Ragazzi, non fatevi ingannare dalle porzioni perché sono tutte molto abbondanti e soprattutto è la cucina classica tradizionale che riempie quello dove c'è il ragù, quello bello corposo. Quindi boss, Un grazie di cuore a tutto il personale di sala e allo chef Alessio che è fenomenale e soprattutto ragazzi venite perché qua la roba è veramente di altissima qualità. Mostrino, cosa taglia la fa? capra. Ma prima di tagliare la capra, iscrizione al canale e like al video, grazie e condividete. Lo schiocchettino?